Ciao Luca. Che bello questo bar, vero? Mi piace l'atmosfera, il profumo del caffè appena fatto, i dolci esposti, e anche le persone che chiacchierano tranquille. Ciao Marta. Sì, è proprio accogliente. Sai, adoro venire qui perché è un posto dove puoi osservare tutto e allo stesso tempo rilassarti. Guardando le persone, puoi imparare molto anche sulla cultura italiana, sui gesti, sui modi di parlare. Esatto. E poi è anche un ottimo momento per praticare l'italiano, anche per chi ci ascolta. Immaginate di entrare in un bar italiano. Potete salutare, ordinare un caffè, chiedere un dolce, magari fare due chiacchiere con il barista. Giusto. Ad esempio, quando entriamo possiamo dire «Buongiorno, un caffè per favore». Oppure se vogliamo un cappuccino, «Vorrei un cappuccino, grazie». E se volessimo sederci al tavolo, basta chiedere: possiamo sederci qui? Oppure c'è un tavolo libero? Piccole frasi ma molto utili. Sapete, chi ci ascolta può provare a ripetere queste frasi a voce alta, così si esercita con la pronuncia. E questo è il primo piccolo trucco. Provate a parlare ad alta voce quando ascoltate, anche se siete soli. Ah, e prima che dimentichi, se vi sta piacendo questo podcast, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime conversazioni reali in italiano. Bene, allora ordiniamo qualcosa. Io prendo un espresso, e tu Marta? Prenderò un cappuccino e magari un cornetto alla crema. Mi piace iniziare la giornata così, dolce e caffeinata. Perfetto, mentre aspettiamo il barista, possiamo osservare un po' il locale. Notate i dettagli, il menù scritto dietro il banco, le persone al tavolo vicino che chiacchierano, ogni elemento è un'opportunità per imparare nuove parole. Sì, e anche se siete principianti, basta concentrarsi su alcune parole chiave. Caffè, cappuccino, cornetto, tavolo, barista. Poi piano piano si aggiungono i verbi e le frasi più complesse. Proprio così. E una volta che il barista arriva, possiamo ordinare con calma e magari fare una piccola conversazione, chiedere come sta, oppure parlare del tempo. Piccoli dettagli che rendono l'esperienza più naturale e italiana. Ottimo. Allora iniziamo la nostra chiacchierata con il barista. Vi invitiamo anche voi a immaginare di essere con noi, seduti al tavolo e praticare l'italiano in un contesto reale. Buongiorno. Cosa desiderate oggi? Buongiorno. Prendo un espresso, grazie. E io vorrei un cappuccino e un cornetto alla crema. Per favore. Subito. Vi porto tutto al tavolo. Sì, grazie. Sai Marta, è sempre interessante vedere come il barista gestisce le persone. La sua voce è gentile, calma, e riesce a ricordare tutti i clienti abituali. Sì, ed è anche un buon esempio per chi ci ascolta. Come fare domande cortesi e rispondere in modo educato in italiano. Ad esempio, la parola subito significa immediatamente, molto usata nei bar e nei negozi. E se vogliamo chiedere qualcosa di più, posso avere anche un bicchiere d'acqua? Oppure c'è un tavolo vicino alla finestra libero? Perfetto! Così impariamo frasi utili per ordinare, ma anche per chiedere informazioni senza difficoltà. E voi che ci ascoltate, potete provare a ripetere queste frasi, immaginandovi al bar. Questo piccolo esercizio aiuta a ricordare le parole e a parlare con più sicurezza. Ah, e ricordate, se vi piace questo tipo di episodio, potete mettere un like e iscrivervi al canale, così non perdete i prossimi podcast. Guarda Marta, il nostro ordine è pronto. Il cappuccino ha una bella schiuma e il cornetto sembra appena sfornato. Che bontà! E mentre gustiamo il caffè, possiamo iniziare una piccola conversazione tra di noi, così chi ci ascolta può imparare espressioni naturali. Sì, ad esempio possiamo parlare del tempo, delle abitudini del mattino o delle cose che facciamo prima di andare al lavoro. Esatto! Piccoli dialoghi quotidiani, ma molto utili per chi vuole imparare l'italiano in modo naturale. Bene, allora iniziamo il nostro primo argomento mentre beviamo il caffè. Vi invitiamo a partecipare anche voi, ascoltando e ripetendo le frasi che vi sembrano più utili. Allora Luca, cominciamo parlando della nostra routine mattutina. Io, per esempio, adoro iniziare la giornata con un cappuccino e un cornetto. Per me è un momento di piacere, prima di affrontare il lavoro o lo studio. Io invece bevo sempre un espresso e spesso mangio solo un biscotto. Ma a volte, quando ho più tempo, mi prendo anche un cornetto. E qui al bar possiamo imparare alcune parole utili. Cappuccino, espresso, cornetto, biscotto, tavolo, barista. Sono parole semplici,
ma fondamentali se siete principianti. Esatto. E possiamo anche praticare frasi come vorrei un cappuccino, grazie oppure posso avere un cornetto alla crema. Sono frasi molto comuni quando si ordina in un bar italiano. E non dimentichiamo il verbo prendere. Si usa tanto. Prendo un espresso, prendo un cappuccino. Semplice e utile. Giusto. E mentre parliamo, possiamo osservare le persone intorno a noi. C'è chi legge il giornale, chi chiacchiera con gli amici, chi lavora al computer. Tutto questo è un'opportunità per imparare nuove parole e frasi in contesto. Ad esempio, se vogliamo descrivere ciò che vediamo, possiamo dire: il signore legge il giornale, la ragazza scrive al computer, gli amici chiacchierano al tavolo. Molto utile. E voi che ci ascoltate, provate a ripetere queste frasi ad alta voce. Vi aiuta con la pronuncia e la comprensione. E se vogliamo fare una piccola conversazione tra amici, possiamo aggiungere frasi come: come va stamattina? Oppure hai dormito bene? Perfetto. Sono domande semplici, ma rendono la conversazione più naturale. Bene, Luca, direi che questa è la parte iniziale della nostra routine al bar. Adesso possiamo continuare e parlare anche dei nostri piani per la giornata. Sì, e chi ci ascolta può provare a raccontare la propria routine mattutina nei commenti, così pratichiamo insieme l'italiano. Allora Luca, ora che abbiamo fatto colazione, voglio sapere, quali sono i tuoi piani per oggi? Hai una giornata tranquilla o piena di impegni? Oggi è una giornata bella e intensa. Devo andare in ufficio perché abbiamo una riunione importante su un nuovo progetto. In pratica, dobbiamo presentare un'idea al nostro capo e convincerlo che vale la pena investirci. Sai, quando senti quella pressione? Tipo che tutti ti guardano e devi sembrare preparatissimo. Ah sì, conosco la sensazione. E poi, spesso, il problema non è il lavoro in sé, ma l'ansia di dover parlare davanti agli altri. In tanti ci scrivono che hanno difficoltà anche solo a parlare in italiano con un cameriere. Figurati in una riunione. È vero. E sapete qual è il segreto? Prepararsi a dire poche cose, ma chiare. Anche in italiano funziona così. Per esempio puoi dire, secondo me, questa è una buona idea perché, oppure vorrei aggiungere un punto importante. Basta questo per fare bella figura. Esatto. E voi che ascoltate, se volete migliorare, provate a ripetere mentalmente una di queste frasi. È una piccola cosa, ma aiuta tanto. Comunque, dopo la riunione spero di chiudere presto perché devo anche passare al supermercato. Il frigo è completamente vuoto. Come sempre. Ma racconta meglio. Cosa devi comprare? Tutto. Latte, pane, magari un po' di pasta. Ah, e ieri ho promesso ad un amico di cucinare la carbonara questo weekend, quindi devo comprare le uova buone, il guanciale. Sai quando apri il frigo e ti senti giudicato dal silenzio? Succede a tutti. Però è un buon momento per dare qualche vocabolo utile. Supermercato, carrello, cassa, sconto, lista della spesa, reparto. Sono parole che si usano davvero spesso nella vita quotidiana. Sì. È un'espressione che gli italiani usano tantissimo. Ho dimenticato la lista della spesa. Capita sempre. Verissimo. E voi che ci ascoltate, diteci nei commenti se anche a voi capita di fare la spesa senza ricordare cosa dovete prendere. Vi leggiamo volentieri. Io invece voglio sapere la tua giornata. Marta, cosa farai dopo il bar? Oggi lavoro al computer perché sto preparando un nuovo progetto personale. Una cosa che mi appassiona. Sto creando una guida semplice per chi vuole imparare l'italiano da zero. Voglio spiegare le basi, ma con esempi reali di vita quotidiana, come facciamo noi al bar. Bella idea. La gente ha bisogno di contenuti naturali, non solo regole. Esatto. Tipo, spiegare quando usare buongiorno e quando buonasera, oppure come chiedere informazioni in modo gentile. Sono piccole cose che però fanno sentire più sicuri. E poi l'italiano si impara vivendo, osservando, ascoltando, imitando. Un po' come ci state ascoltando adesso. Già. E se vi piace questa atmosfera da bar, ricordatevi di lasciare un like. Ci aiuta a continuare a creare questi dialoghi lunghi e utili per voi. Marta, ti devo confessare una cosa che mi è successa qualche giorno fa, e ti giuro, è stata una figuraccia assurda. Oh mamma, racconta. Voglio ridere. Ero in questo bar vicino all'ufficio, entro e dico tutto sicuro, un cappuccino senza latte, grazie. Il barista mi guarda, silenzio, e poi mi fa, signore, senza latte e caffè.
Tutto il bar si è messo a ridere. No. Ma come ti è uscita quella frase? Non lo so. Avevo la testa altrove, pensavo a mille cose, e boom, cappuccino senza latte. E sai la cosa bella? Ogni volta che entro lì adesso, il barista mi guarda e fa, il solito cappuccino, con il latte, vero? Fantastico! Ragazzi, ditemi nei commenti se anche voi avete detto qualcosa di assurdo in un bar o in un ristorante. È capitato a tutti almeno una volta. Sì, dai. Anche perché poi diventa un ricordo divertente. E comunque, questo mi ha fatto pensare a quanto noi italiani usiamo sempre frasi strane nei bar. Tipo quando diciamo, mi fa un caffè. Che suona come se il barista ti modellasse l'espresso con le mani. Già. Oppure, vado a prendere un caffè al volo. Che poi, che significa al volo? Mica devi prendere un aereo. Ma è così. L'italiano è pieno di espressioni che, prese alla lettera, non hanno senso, ma nella vita quotidiana funzionano alla grande. Tra l'altro, se sei straniero, il bar italiano è uno dei posti migliori per fare pratica. Perché dici sempre le stesse cose? Un caffè, per favore. Posso avere un bicchiere d'acqua? Lo prendo qui o da portare via? Frasi semplici, ma che si usano ogni giorno. E poi il barista è spesso simpatico, parla, scherza e ti fa sentire meno in imbarazzo. Sì. Però devo dire che anche io qualche figuraccia l'ho fatta. Ah sì? Sentiamo. Un giorno ero super distratta. Entro in un bar e dico con tono deciso: buonasera. Il barista mi guarda e dice: signorina, sono le 8 del mattino. Ah! Ma come? Non lo so. Sarà stato un riflesso automatico. E c'era una coppia accanto a me che rideva a crepapelle. Mi sono sentita così imbarazzata che ho preso il caffè e sono scappata fuori subito. Vabbè dai, capita. Però questi momenti imbarazzanti fanno parte della vita e anzi, aiutano ad imparare. Quando sbagli una volta, poi ti rimane impresso e la volta dopo non sbagli più. Vero. E voi che ci ascoltate, ricordatevi, sbagliare è normalissimo. Nessuno parla perfettamente una lingua 24 ore su 24. Neanche noi in italiano. Esatto. L'importante è comunicare, il resto viene con il tempo. Marta, una cosa che mi piace un sacco dei bar italiani è osservare i clienti abituali. Ci sono sempre gli stessi personaggi, ogni giorno, stessi orari, stessi rituali. È vero. Nel bar sotto casa mia c'è un signore, avrà 70 anni, che ogni mattina entra, saluta il barista con un ciao campione, prende il suo caffè, e poi resta lì per mezz'ora a commentare il giornale. Sempre le stesse frasi, sempre le stesse storie. Ah sì, è un classico. Nel mio bar invece c'è il chiacchierone. Hai presente quello che vuole parlare con tutti? Tu vuoi solo bere il tuo caffè in pace, e lui ti ferma. Ma secondo te il tempo domani cambia? Perché io ho la partita. Ah, povero Luca. Sei troppo gentile per dire lasciami in pace. Lo so, io ascolto tutti. Anche il barista ormai lo sa. E parlando di barista, secondo me il barista italiano è una specie di psicologo. Ti riconosce, ti ascolta, ricorda ciò che bevi, il tuo umore. Sì. E a volte ti dà anche consigli non richiesti. Tipo, oggi sembri stanca, hai dormito poco? Dovresti staccare un po' dal lavoro. Verissimo. E poi c'è il momento più bello, quando il barista ti dice il solito. Quello è il segno che ormai fai parte della famiglia del bar. Quando senti il solito, hai raggiunto un livello superiore della vita sociale italiana. È come dire: ehi, ti vedo, ti conosco, fai parte della nostra piccola comunità. E secondo me è una cosa molto bella. Il bar, in Italia, non è solo un posto dove bevi il caffè. È un luogo sociale, un piccolo mondo. C'è chi parla di calcio, chi di politica, chi del meteo. E poi ci siamo noi, che mettiamo il cappuccino senza latte. Ancora? Comunque ragazzi, chi ci ascolta, sono curiosa. Avete un bar in cui andate sempre? Avete il solito? Scrivetelo nei commenti, perché è una cosa troppo italiana e vogliamo vedere se succede anche a voi. E non dimenticate, se vi sta piacendo questo episodio, lasciate un like o iscrivetevi al canale. Bravo Luca. Elegante. Leggero. Comunque, ti devo dire una cosa. Secondo me, il bar è uno specchio perfetto della cultura italiana. Accogliente,
caotico, spontaneo. Sì, e in fondo, anche un po' rumoroso. Ma è proprio quel rumore che fa sentire vivi. Le tazzine che battono, le persone che parlano, la macchina del caffè che soffia. Esatto. È musica quotidiana. E forse è per questo che noi italiani diciamo sempre: ci vediamo al bar. È come dire: ci vediamo in un posto familiare, dove ci sentiamo bene. Luca, fermo un secondo. Non voglio sembrare strana, ma hai visto chi è appena entrato? È incredibile, non me lo aspettavo proprio. Chi? Dove? Aspetta, non fissare troppo, che poi si accorge. Guarda con la coda dell'occhio. Lì, vicino al bancone, con quella sciarpa lunga e il cappotto elegante. Aspetta, no, non ci credo. Ma quello è il professor Bernardi. Esatto, il mitico professor Bernardi. Non è cambiato davvero di una virgola. Ha ancora quell'aria da intellettuale che vive in un mondo tutto suo, fatto di libri, storia e riflessioni profonde. Incredibile. Mi sembra di essere tornato all'ultimo anno di liceo. Ti ricordi come spiegava la storia? Aveva un modo tutto suo, sembrava di guardare una serie TV coinvolgente. È vero, quando parlava, si creava quasi un silenzio magico in classe. Anche se era prestissimo e tutti avevano ancora sonno, nessuno si permetteva di distrarsi. Ti attirava dentro la storia come se fossi parte degli eventi. E quei compiti assurdi. Ricordo ancora quando ci chiese di scrivere un tema sul concetto di memoria collettiva usando esempi presi dalla nostra vita privata. Io non sapevo nemmeno da dove cominciare. E invece è stato uno dei compiti più belli. Faceva paura all'inizio, ma poi ti costringeva a guardarti dentro. Era proprio questo il suo potere. Non ti insegnava solo la storia, ti insegnava a pensare con la tua testa. Hai ragione. E vederlo qui, adesso, così, come se nulla fosse, mi fa uno strano effetto. Sembra quasi un segno del destino. Sì, è come se il passato fosse entrato dalla porta senza bussare. Ti ritrovi in un bar tranquillo, a ordinare un semplice caffè, e all'improvviso compare qualcuno che ha contribuito a costruire una parte di chi sei oggi. È curioso come la vita funzioni a volte. Ci sono giornate in cui tutto sembra routine, sempre uguale, e poi un incontro così rompe lo schema e ti apre mille pensieri. Infatti adesso sto riflettendo su quanto siamo cambiati da allora. Su quanti passi abbiamo fatto, quanti errori, quante scelte. Eppure alcune persone restano nella memoria come punti di riferimento. È come se facessero parte del nostro, come dire, paesaggio interiore. Anche se non le vedi per anni, restano lì, come un monte che non si muove. Che bella immagine! E sai cosa? Proprio ora mi rendo conto che le persone che incontriamo nel tempo continuano a vivere dentro di noi, anche quando pensiamo di averle dimenticate. Sì. E forse è per questo che certi incontri improvvisi ci emozionano così tanto. Sono come un promemoria del fatto che la nostra storia personale è fatta di fili che si intrecciano con quelli degli altri. Dici che dovremmo andare a salutarlo? Forse più tardi. Guarda come sta osservando la tazza di cappuccino. Sembra che stia leggendo un messaggio nascosto nella schiuma. È proprio lui. Sì. Non voglio interrompere il suo momento filosofico. Poi magari gli raccontiamo del canale Italian Podcast. Sono sicura che apprezzerebbe l'idea. Secondo me impazzirebbe di gioia. Lui è sempre stato appassionato di comunicazione, lingue, cultura, sarebbe un perfetto ascoltatore. Già. E magari proprio oggi ci voleva questo incontro. A volte piccole coincidenze ti ricordano perché fai quello che fai. Marta, aspetta un attimo. Credo che ci abbia visti. Hai notato? Ha alzato le sopracciglia. Quello è il suo modo di dire, quei due li ho già incontrati da qualche parte. Sì, l'ho visto anch'io. E adesso, oh mamma, sta venendo verso di noi. Respira normale, Luca, non fare quella faccia. Io? Ma se sei tu quella che sembra aver visto un fantasma. Ok, cerchiamo di essere naturali. È solo il nostro vecchio professore, quello che ci ha traumatizzati con saggi da 10 pagine, ma che ammiravamo tantissimo. Nulla di cui preoccuparsi, giusto? Buongiorno, professore. Si ricorda di noi? Siamo Marta e Luca. Eravamo nella sua classe di storia, anni fa. Molti anni fa, purtroppo per noi. O forse anche per lei. Come sta? Cosa la porta qui, in questo bar? Tu bene, sono venuto a prendere il mio solito cappuccino. E sì,
Mi ricordo di voi due, soprattutto delle vostre domande. Ovviamente. Le nostre domande. Eravamo quelli che volevano sempre sapere perché, come, quando. E lei aveva una pazienza infinita. Non dimenticherò mai quando le chiesi perché gli egizi costruivano le piramidi proprio così, e lei ci fece un discorso di 30 minuti sull'ingegneria, la spiritualità, il potere politico. Infatti oggi stavamo proprio parlando di lei. È buffo come la vita faccia incrociare le persone nel momento esatto in cui ci stai pensando. Sono contento che siate qui, e ancor più contento di vedervi insieme, in armonia. Continuate ad essere curiosi. È la cosa più importante. È proprio da lei che abbiamo imparato questa cosa, la curiosità, che poi è anche il motivo per cui abbiamo iniziato il nostro progetto Italian Podcast. Sì, è un canale dove aiutiamo chi vuole imparare l'italiano. Cerchiamo di creare conversazioni naturali, vere, come questa, per far ascoltare la lingua nel suo contesto quotidiano. Bravi! La lingua vive nella vita di tutti i giorni. Continuate così. Sa, professore, credo davvero che apprezzerebbe ciò che stiamo costruendo. È un modo semplice per condividere l'amore per la nostra lingua. Sì, e se chi ci ascolta vuole sostenere il nostro lavoro, può sempre lasciare un like o iscriversi al canale. Ma solo se gli piace davvero. Esatto. Noi apprezziamo ogni supporto, ma il nostro obiettivo rimane lo stesso: rendere l'italiano accessibile, piacevole e un po' familiare. E incontrare professori come lui, anche solo per qualche minuto, ti ricorda da dove è iniziato il viaggio. Ed è bello vedere che certe persone, anche senza saperlo, continuano a ispirarti. Sì, ed è per questo che questi momenti, anche piccoli, diventano preziosi. Marta, che incontro inaspettato! Non avrei mai immaginato che una semplice pausa al bar si sarebbe trasformata in un viaggio nei ricordi. Nemmeno io. E invece eccoci qui, con 2 caffè ormai freddi e la testa piena di pensieri, come quando uscivamo dalle sue lezioni. Già. E mentre lo salutavamo, mi è venuta una sensazione strana, come se avessimo chiuso un cerchio, capisci? Perfettamente. Forse perché il passato, ogni tanto, ritorna per farti rendere conto di quanto sei cresciuto. Non per nostalgia, ma per riconoscenza. E anche per farti capire che certe persone, certi insegnamenti, diventano parte di te anche quando non ci pensi più. Tipo una voce che rimane dentro e ogni tanto riemerge. È vero. E poi, se ci pensi, tutto questo è collegato anche al nostro progetto. Perché oggi, grazie a quell'incontro, mi sento ancora più convinta che quello che facciamo ha un senso. Anch'io. Raccontare storie, fare conversazioni, creare un ambiente dove chi ascolta può imparare l'italiano, è come trasmettere lo stesso spirito che lui trasmetteva a noi. Già. Lui ci insegnava a capire il mondo attraverso le parole. E noi cerchiamo di insegnare l'italiano attraverso la vita di tutti i giorni. Non è poi così diverso. E poi guarda questo bar. Un posto semplice, normale, eppure oggi è stato teatro di un momento speciale. Questo è il bello delle conversazioni autentiche. Avvengono dove meno te lo aspetti. Esatto. E secondo me è anche per questo che chi ci ascolta apprezza questi episodi. Perché sembrano veri, spontanei, non costruiti. E imparare una lingua diventa quasi un effetto naturale, non uno sforzo. Sì, ed è quello che vogliamo fare. E visto che siamo alla conclusione, Sì, vai tu. se questo episodio vi è piaciuto, se vi ha fatto compagnia o vi ha aiutato a migliorare un po' il vostro italiano, potete lasciare un like o iscrivervi al canale. Sono quei piccoli gesti che ci permettono di continuare a creare contenuti sempre migliori. E se vi va, potete anche condividere nei commenti una persona o un insegnante che ha cambiato qualcosa nella vostra vita. Sarebbe bello leggere le vostre storie. Ora direi che possiamo uscire. Si è fatto tardi. Hai ragione. E poi, guarda fuori. È cambiata anche la luce. Sembra quasi che la giornata voglia dirci: avete vissuto qualcosa di speciale. Sì. E chissà, magari anche chi ci ascolta oggi porterà via un piccolo pensiero, un'emozione, un pezzo di storia sua. Speriamo di sì. E come sempre, grazie per essere stati con noi. Alla prossima puntata di Italian Podcast.